Volevo ai soci che siamo ormai, come sapranno, al quinto incontro scientifico e questo e non finirà qui, nel senso che continueremo fino alla fine di giugno a fare degli altri incontri scientifici. Questo però al contrario sarà l'ultimo pubblico, nel senso che sarà l'ultimo al quale possono accedere tutti, anche i non soci. D'ora in avanti sarà permesso l'accesso soltanto ai soci. Quindi poi magari lo dirò anche sul sito e su Facebook, diremo che come gratuita se la gente vuole interessata a questo tipo di eventi insomma, di versione Perfetto, perfetto. gratuita. E detto questo, siamo 18, Sì. direi che potremmo forse iniziare. Cosa ne pensate? Ma diamo ancora ai 35 minuti, tanto perché Allora, adesso stavamo dicendo appunto che quest'anno abbiamo deciso come associazione di fare l'iscrizione gratuita proprio per cercare di agevolare chi per qualche motivo non va piacere di spendere dei soldi, siamo in un periodo di Covid, siamo in un periodo particolare e devo dire che ha avuto abbastanza successo l'idea perché possiamo contare ormai, abbiamo passato i 250 soci, che è un risultato che non ho mai raggiunto. Sono molto soddisfatto, anzi siamo tutti molto soddisfatti, abbiamo un consiglio di amministrazione rinnovato che è molto dire, reattivo, ha molta voglia di fare. Come stavo dicendo prima, proseguiremo questi incontri per poi fare una pausa nel luglio-agosto e riprendere poi queste cose a settembre, questi incontri a settembre. Il dottor Rizza, che è veramente il motore trainante della stazione ed è all'argento vivo addosso, sta pensando anche di fare poi degli incontri con il dermatologo, degli incontri a cadenza mensile che credo siano molto graditi ai soci. Detto questo, credo che siano le 10:36 e potremmo cominciare. beh, allora già, prima di dare la parola al dottor Marani, volevo fare una brevissima introduzione, come al solito, nel senso che giustamente questo è il quinto incontro che facciamo e sono particolarmente, mi fa particolarmente piacere così parlare di un argomento nuovo, relativamente nuovo. Noi siamo un'associazione prettamente scientifica, ci occupiamo fin dall'inizio di cercare, individuare, sostenere, supportare le varie terapie. Il microbiota è un argomento che è relativamente giovane, ma che può dare degli sviluppi futuri davvero interessanti. E siccome è un argomento che è giovane e anche tra i medici sottolineo, non potevamo non scegliere una persona che si occupa da tantissimo tempo di questo argomento. Ricordiamoci che il microbiota è come un organo, diciamo, un organo che a noi è sconosciuto, ma è un organo la cui importanza noi dovremmo valutarla, non noi come soggetti, ma gli specialisti. Ed è un argomento che si presta su tante patologie. Noi stasera parleremo essenzialmente del ruolo del microbiota sull'alopecia, ma ricordiamoci che ha un'importanza anche sulle altre varie patologie, non per anticipare quello che dirà il dottore, ma tanto per, diciamo così, far capire l'importanza. E io farei così, come gli altri incontri, il dottor Marani, Mario, ci parlerà, ci spiegherà cos'è, dove possiamo arrivare, cosa vuol dire il microbiota. Poi, dopo la relazione, rivolgeremo a lui delle domande che gentilmente ci risponderà. E sottolineo di nuovo che
Personalmente l'ho conosciuto tramite una videoconferenza che ha fatto poco tempo fa per un'altra associazione e mi aveva particolarmente colpito per la sua esposizione, per la chiarezza e soprattutto per la padronanza dell'argomento. Quindi io Melo, ti do la parola e siamo in attesa di sapere da te gli eventuali sviluppi. A te la parola, grazie Benissimo, Mario. benissimo. Allora ringrazio il dottore, ringrazio appunto il presidente e ringrazio tutti per questo invito che ho accettato di buon grado, perché sono veramente da anni, come è stato detto, innamorato del microbiota, che sarà l'argomento di questo nostro incontro. Come tutte le nuove conoscenze mi sembra giusto presentarmi, quindi io sono il dottor Marani, mi occupo di microbiota da anni, in primis come farmacista, ma il microbiota ha una relazione molto stretta con tutto ciò che è l'alimentazione e la nutrizione, e quindi successivamente ho ripreso di nuovo gli studi universitari per la seconda laurea in scienze della nutrizione e adesso esercito attualmente a Roma come biologo e come farmacista per tutto ciò che è correlato con il mondo del microbiota. Ho frequentato un anno il reparto di gastroenterologia del Policlinico Gemelli di Roma, dove c'è l'unica clinica del microbiota, quindi dove si studia il microbiota a 360 gradi. Quindi questa è una breve presentazione per poi andare a introdurre l'argomento di stasera, quindi il microbiota. Che cos'è questo microbiota e soprattutto dov'è questo microbiota? Non so se è possibile vedere questa slide che ho inserito. Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, noi parliamo di microbiota da circa, in maniera più approfondita, da circa 15-20 anni. Perché? Per un semplice motivo, perché prima i batteri si studiavano prevalentemente in laboratorio su una placca, ma le placche significava poi andare ad approfondire lo studio in presenza di aria, di ossigeno, e 382 famiglie batteriche invece sono strettamente anaerobie, cioè vuol dire che crescono solo in assenza stretta di ossigeno e di conseguenza sulla placca morivano e non era possibile evidenziarne la presenza e studiarne la composizione. Successivamente, da circa 15 anni a questa parte, esiste un apparecchio che è il sequenziatore del DNA batterico, che dà modo di studiare dal punto di vista del corredo cromosomico genetico quello che è la composizione di questo microbiota. Innanzitutto, quindi, noi sentiamo sempre spesso, anche sugli organi di stampa per fortuna, parlare di microbiota intestinale. Per un motivo, perché il microbiota intestinale raccoglie il 70% dei batteri del nostro corpo. Quindi il 70% dei batteri è lì, è nell'intestino, che è un pochino il fulcro del microbiota umano, perché non c'è solo però comunque l'intestinale, ma è bene, ecco, si vede nella slide, specificare che noi siamo pieni di batteri in ogni angolino del nostro corpo, perché esiste un microbiota del cavo orale, un microbiota del tratto respiratorio, un microbiota cutaneo della pelle e un microbiota del tratto genitourinario. Quindi oltre all'intestinale, che è quello che spesso si sente nominare, esistono questi altri distretti dove troviamo batteri e quindi complessivamente sono 5 i distretti principali e sono tutti strettamente correlati. Una disbiosi significa, cominciamo anche a familiarizzare con i termini, dunque si sente spesso parlare di microbiota e microbioma. Qual è la differenza? Il microbiota è l'insieme dei batteri, quindi tutti i batteri compreso il corredo cromosomico. Il microbioma è solo la parte genetica, cioè la parte della composizione cromosomica di questi batteri. E parliamo di batteri, quindi di microbiota, perché poi c'è anche il micobiota e il viroma, di cui ancora non conosciamo la composizione e il numero di virus e lieviti e funghi presenti nel nostro corpo. Io dico spesso siamo arrivati sulla Luna, ma ancora non conosciamo bene quello che portiamo a spasso nella nostra pancia.
E è fondamentale però lo studio di questo microbiota perché? Perché sempre più, come diceva giustamente prima il dottore, oramai è considerato un vero e proprio organo. Tenete presente che parliamo di circa 100.000 miliardi di batteri solo per l'intestinale, e se fosse possibile raggrupparli tutti insieme in un'unica massa saremmo sull'ordine del chilo di peso, quindi è un vero e proprio organo che ha relazioni con tutte le funzioni del nostro corpo e che quotidianamente, per fortuna, viene messa alla luce anche tutto ciò che può fare per il nostro benessere e per la nostra salute. Partiamo proprio dall'intestinale, che è un pochino il perno del microbiota, per arrivare poi all'argomento principe di questa sera, cioè della relazione che può avere con l'alopecia. Allora, vi sembrerà strano, ma quando noi mettiamo in bocca un alimento, un cibo, e lo mastichiamo per poi deglutirlo, a quel punto noi non lo vediamo più, cioè scompare la nostra vista e quindi è dentro il nostro corpo. È un concetto un po' strano, è dentro il nostro corpo ma non ne fa parte, perché appunto è come se noi fossimo attraversati, anzi lo siamo, da un tubo con un'entrata e un'uscita, appunto il tubo digerente. E fin tanto che tutto ciò che noi mangiamo, ma anche tutto ciò che il nostro corpo assimila in vari modi e rimane nel tratto digerente, pur essendo nel nostro corpo, non ne fa parte. Invece inizia a far parte del nostro corpo nel momento in cui tutte le sostanze attraversano la parete intestinale, che è una barriera fisica, e filtra ciò che invece deve rimanere nel tubo digerente per essere espulso con le feci, quindi come scorie, e quello che invece è giusto che passi nel sangue per nutrire il nostro corpo, perché nel momento in cui queste sostanze passano, attraversano la barriera intestinale ed entrano nel sangue, a quel punto a tutti gli effetti iniziano a far parte del nostro corpo, perché appunto il sangue poi distribuisce queste sostanze, questi principi attivi e purtroppo a volte anche alcuni batteri a tutto il corpo. Quindi va da sé che la parete intestinale è quella che fa da filtro tra ciò che deve rimanere al di fuori del nostro corpo pur stando dentro, cioè nel tubo digerente, e quello che invece deve nutrire il nostro corpo e passare indisturbato nel sangue. Questa parete intestinale è spessa solo 3 mm, molto sottile, ma in questi 3 mm ci sono vari strati. Lo strato più interno, cioè verso il tubo digerente, è costituito da mucina, da muco, che è tenuto in ordine e riempito, tappezzato da batteri, ed ecco perché è importante avere i giusti batteri e nella giusta quantità, perché sono loro che fanno da guardiani e difensori dell'integrità di questa mucina e di questa parete intestinale. Nel momento in cui noi invece veniamo a subire una disbiosi, che significa un disequilibrio del microbiota, quindi un disordine a tutti gli effetti, questa mucosa viene meno, si assottiglia, diventa porosa e non funge più da pellicola di protezione agli strati sottostanti. Perché si può verificare questa disbiosi? Innanzitutto per l'utilizzo per lungo periodo di alcuni farmaci, e tra questi in primis gli antibiotici, perché gli antibiotici, è inutile negarcelo, spesso sono necessari, indispensabili, ma soprattutto quelli a largo spettro sono un po' come utilizzare una mitragliatrice che spara ad altezza uomo, quindi uccide giustamente i batteri patogeni, ma spesso purtroppo fa strage anche dei probiotici, che sarebbero i batteri buoni, creando di fatto uno squilibrio. Ma oltre a questa categoria di farmaci, esistono anche ad esempio gli inibitori della pompa protronica, quindi gli antiacido, oppure anche i corticosteroidi, il cortisone, hanno purtroppo un effetto negativo e deleterio sulla integrità del microbiota intestinale. Tenete presente che una definizione precisa di microbiota sano non esiste. La popolazione Hadza in Tanzania ha quello che si può definire il microbiota più sano, perché mangiano bacche, mangiano radici, mangiano anche cibi non proprio puliti, ma hanno dei ceppi batterici pressoché sconosciuti a noi occidentali,
ma guarda caso non soffrono ad esempio di sindrome metabolica, quindi alcuni ceppi batterici che noi purtroppo, noi occidentali, non abbiamo, forse non hanno questa funzione protettiva nei nostri confronti rispetto a queste patologie caratteristiche del mondo occidentale. Un'altra motivazione, un'altra causa di questa disbiosi può essere una dieta sbilanciata, una dieta un po' fai da te. A volte purtroppo c'è questa, così chiamiamola moda, del copiare o prendere spunto per una propria alimentazione su magari una rivista oppure su internet, e questo però può creare una disbiosi. Perché? Perché queste 1000 più famiglie batteriche hanno ognuna le proprie, chiamiamole, preferenze alimentari. Quindi mangiare sempre ad esempio le stesse cose in maniera non bilanciata può ridurre queste 1000 più famiglie batteriche a ridursi fino a 150-160, il che non va bene. Per la nostra salute noi dobbiamo avere la maggiore biodiversità possibile, anche magari mangiando e assaggiando cibi mai provati prima, perché ogni famiglia, ogni ceppo, ogni batterio ha una sorta di preferenza per quanto riguarda l'alimentazione. Ultimo motivo fondamentale di causa di disbiosi è lo stress, che purtroppo noi tutti siamo un pochino attaccati da questo stress quotidiano, no? E questo perché? Perché il sistema nervoso centrale è collegato al sistema nervoso enterico, cioè il cervello e l'intestino sono collegati attraverso un ascensore che si chiama nervo vago, che è il nervo più lungo del nostro corpo e che collega proprio fisicamente il cervello con l'intestino. Si dice che l'intestino è il secondo cervello, ma in effetti è il primo, perché alcuni organismi molto semplici, pluricellulari ma comunque molto semplici, hanno solamente il tratto digerente, quindi diciamo che è quello forse il più importante, e poi successivamente si è sviluppato anche la funzione cerebrale e quindi il cervello. Che succede? Voi pensate ad esempio che oltretutto i due sistemi nervosi, l'enterico e il cerebrale, parlano la stessa lingua, trasmettono gli stessi neuroormoni. La serotonina, che è l'ormone del benessere, per il 90% può essere prodotta dall'intestino, e di conseguenza un intestino che non è in equilibrio ci può portare turbe depressive, un umore instabile, voglia di piangere senza motivo. Si comincia a parlare di psicobiotica, cioè di batteri tipo l'Helveticus, il Longarum, eccetera, che hanno una azione positiva sul nostro umore e sulla nostra psiche. Ma è vero anche il contrario, cioè in discesa, in pratica uno stress che ci attanaglia, uno stress che ci così attanaglia tutti i giorni, può creare una disbiosi intestinale, perché l'uomo primitivo aveva solo un tipo di stress molto violento, ma di breve durata, no? Il classico attacco o fuggi. Quindi in pratica, ad esempio con l'incontro di una belva feroce, poteva avere questa fase di stress che però si risolveva nel giro di pochissimo tempo con la fuga o purtroppo con la morte. Mentre noi abbiamo uno stress quotidiano, uno stress latente, uno stress cronico che può portare disbiosi intestinale. Quando questa si verifica, che succede? Abbiamo detto che la mucina, che funge da protezione agli strati sottostanti, si assottiglia, diventa porosa, e subito sotto lo strato endoteliale ha delle giunzioni occludenti che si chiamano tight junction, giunzioni occludenti, che una volta che non hanno più protezione di questa pellicola che è la mucina, si aprono. In pratica, una volta che non hanno più protezione, non riescono più ad avere questa funzione di filtro e le giunzioni da serrate diventano aperte. Quindi diciamo che non hanno più questa azione di filtraggio e non decidono più cosa passare, non riescono più a essere di filtro. E quindi decidere, adesso sto cercando nel frattempo di farvi vedere una foto, eccola qui, credo che si veda. Sì, sì. Ok, questo è un disegno che in qualche modo riesce un pochino a spiegare quello che vi sto dicendo. Nella parte di sinistra voi vedete le cellule intestinali che hanno queste giunzioni
occludenti. Nel momento in cui noi abbiamo questa disbiosi provocata da quello che può essere appunto uno stress, un'antibiotico terapia o comunque una dieta sbilanciata, come vedete nella parte destra queste giunzioni si aprono e lasciano passare nel torrente ematico, che sarebbe quel fiumiciattolo che vedete alla base rosso, lasciano passare altre sostanze che invece dovrebbero rimanere all'interno del tubo digerente per essere espulse con le feci. Parliamo di LPS, lipopolisaccaride, che sarebbe la pelle dei batteri gram negativi morti, che unendo, chiamiamola pelle, non è un termine scientifico ma passatemelo, insomma rende l'idea. Questa è un'endotossina che dovrebbe rimanere nel tubo digerente per essere espulsa con le feci e invece passa indisturbata nel sangue. E così lo stesso discorso, la stessa strada aperta vale per esempio per il glutine parzialmente digerito, vale soprattutto anche per i batteri intestinali, perché abbiamo detto prima che il microbiota è presente in altri distretti del corpo. E nel momento in cui dei batteri intestinali riescono a passare indisturbati nel torrente ematico, riescono a raggiungere poi tutti i nostri distretti corporali. E tenete a mente questo particolare perché poi ci riguarderà da vicino per quanto riguarda l'alopecia. Sicuramente ci saranno molte donne collegate per la riunione. Ebbene, le donne purtroppo, quando hanno questo problema di permeabilità intestinale, questi batteri che riescono ad andare a spasso, diciamo così, attraverso il sangue, dopo un viaggio che dura 15 giorni, anche se anatomicamente l'apparato intestinale e quello urogenitale femminile sono contigui, sono vicini, un batterio impiega circa 15 giorni ad arrivare dall'intestino in vagina. Ma quando arriva poi in vagina, se trova l'ambiente idoneo, riesce a attecchire, proliferare e creare danni a livello della sfera ginecologica. Perché? Perché nell'intestino noi abbiamo circa 1000 famiglie batteriche, mentre nella vagina della donna ce ne sono 250, un ambiente un pochino più semplice. Però la disbiosi si può avere anche a livello vaginale, perché ci sono 4 lattobacilli fondamentali per la donna, il Crispatus, l'Iners, il Gasseri e lo Jensieni, che governano la salute della donna perché come tutti i lattobacilli producono acido lattico. Producendo acido tengono il pH vaginale a 4,4,2, che è il pH fisiologico della donna, e quindi comunque la donna è a riparo da possibili infezioni, comprese quelle da lieviti, da candida ad esempio, che è presente nel 94% delle donne, ma in un angolino, quindi non riesce a proliferare fin tanto che c'è l'eubiosi dei lattobacilli vaginali. Nel momento in cui invece io ho disbiosi intestinale e di conseguenza vaginale, questi lattobacilli calano di numero, producono meno acido lattico, il pH della vaginale della donna aumenta e a quel punto nascono i problemi di vaginosi batteriche, cistiti, candide ricorrenti, fino ad arrivare a quello che purtroppo spesso affligge molti miei pazienti, cioè l'infertilità idiopatica, l'infertilità sine causa. Il microbiota, l'equilibrio del microbiota vaginale ed endometriale è ad esempio fondamentale per quanto riguarda anche la procreazione assistita, cioè problemi nell'avere una gravidanza. Tornando al discorso della permeabilità intestinale, nel momento in cui queste sostanze riescono a passare indisturbata la parete intestinale ed entrare nel sangue, a quel punto fanno l'incontro con il sistema immunitario, che per il 70% risiede nell'intestino. E il sistema immunitario fa il proprio lavoro, aggredisce queste sostanze che non dovrebbero trovarsi in quel luogo. Come? Con una reazione immunitaria di natura infiammatoria. Si chiama infiammazione cronica subclinica o silente. Cronica perché cronicizza, in quanto tutto questo si ripete ogni volta, ad esempio, che noi mangiamo. Subclinica perché in genere non dà sintomi evidenti, tranne quando cominciamo a avere delle manifestazioni negli altri distretti, quindi ad esempio del cavo orale potremmo avere delle afte, stomatiti. A livello della pelle, per le donne che magari tengono all'estetica, spesso io ho pazienti che hanno problemi di pelle opaca oppure di dermatiti, acne, psoriasi, fino ad arrivare ad esempio anche all'alopecia. E infine problemi ad esempio di natura ginecologica che abbiamo già citato.
per arrivare infine al discorso di tutto ciò che riguarda la sfera gastrointestinale, quindi colon irritabile, gonfiore addominali, stipsi e il sovrappeso, perché alla base del sovrappeso c'è proprio questa infiammazione, in quanto in quella condizione di natura infiammatoria gli adipociti, che sono le cellule che contengono i grassi, anziché aumentare di numero come dovrebbero, aumentano di volume e quindi tendiamo a mettere su quel fastidioso chiletto soprattutto nel girovita. Quindi, tornando adesso invece a questo che è un excursus su quello che è l'inizio di questa infiammazione, vediamo pure quello che si potrebbe eventualmente tentare per spegnere questa infiammazione. Purtroppo ad oggi non esiste un farmaco che richiuda la barriera intestinale. Abbiamo visto che questa barriera intestinale, una volta che diventa permeabile, e si chiama proprio sindrome dell'intestino permeabile o leaky gut, lascia passare queste sostanze indisturbate che poi, aggredite dal sistema immunitario, creano infiammazione. L'ideale quindi sarebbe chiudere la porta, cioè chiudere di nuovo la parete intestinale, ma ad oggi purtroppo non esiste un farmaco che faccia questo, non esiste un farmaco, o meglio c'è la larazotida acetato, che è un farmaco che si sta studiando in America. Il professor Fasano, che è un gastroenterologo pediatrico di Salerno, ma che dirige attualmente a Boston la clinica numero 1 per lo studio della celiachia, sta testando la larazotida acetato, che è un farmaco in fase di studio, e se verrà immessa in commercio basterà prendere la capsulina di larazotide per far sì che si richiuda la parete intestinale e tutti i problemi sarebbero risolti, ma ad oggi purtroppo non c'è. Quindi ci dobbiamo aiutare con quello che abbiamo a disposizione, quindi in primis l'alimentazione, perché tenete presente che un batterio si replica ogni 20 minuti, quindi bastano 3 giorni di cambio di alimentazione per avere una modulazione positiva o negativa del microbiota. Poi sicuramente anche un apporto, un ausilio tramite integratori di probiotici. Allora, veniamo sempre alla terminologia. Probiotici sono i batteri buoni, batteri che riescono a proliferare e a creare un'azione positiva sulla nostra salute. Prebiotici invece sono ciò che i batteri probiotici mangiano, prevalentemente fibre, e quindi comunque avere un'integrazione con probiotici ci dà una mano per quanto riguarda, è come se noi dovessimo piantare nuovi fiori in un giardino, ma in questo giardino è disordinato, è pieno di erbacce, e quindi la prima cosa da fare è tagliare tutte queste erbacce e successivamente andare a impiantare i fiori, quindi lattobacilli, bifidobatteri. Questo è un tentativo di spegnere questa infiammazione creata dalla disbiosi intestinale. Venendo a quello che è l'argomento principe di questa sera, spero di non avervi annoiato finora con il microbiota, ma per me è un campo veramente affascinante ed ha relazione con tantissime patologie, comprese quella dell'alopecia. Quando c'è un discorso di patologia di questo genere, è stato studiato per esempio che ci sono alcuni batteri, alcune famiglie, il Propionibacterium, lo stafilococco, che sono carenti, cioè in pratica in condizioni fisiologiche, quando comunque non è presente alopecia, queste famiglie sono diciamo adeguatamente presenti. Quando c'è alopecia si è scoperto che sono veramente carenti, soprattutto quello che è carente è lo Staphylococcus epidermidis, che cala drasticamente soprattutto nelle zone colpite dall'alopecia. Ma una cosa stranissima è che nelle zone appunto da trattare, dove comunque c'è la presenza dell'alopecia, cresce tantissimo l'Akkermansia e la Prevotella, l'Akkermansia mucinifila, che è un batterio un po' strano. L'Akkermansia fra l'altro è uno dei 2 batteri della magrezza, si chiama mucinifila perché si nutre di muco, mucinifila, quel famoso muco, vi ricordate, di cui abbiamo parlato all'inizio, e nutrendosi di muco stimola le cellule, gli enterociti, le cellule intestinali a produrne di nuovo. Però dovrebbe essere un batterio prevalentemente rimanere nell'intestino, e invece, proprio perché trova la porta aperta, riesce addirittura ad arrivare al livello del cuoio capelluto. E fra l'altro questi 2 ceppi, Akkermansia e Prevotella, sono degli batteri intestinali anaerobi e sono presenti purtroppo in patologie autoimmuni, perché c'è anche questo da dire, che nonostante l'eziologia, nonostante le cause scatenanti dell'alopecia siano ancora
diciamo, da approfondire, quello che si è visto chiaramente è che c'è a volte spesso una predisposizione genetica, ma comunque c'è sempre una infiammazione alla base, e questa infiammazione è sicuramente scatenata da questo processo che vi ho raccontato finora. Ci sono oltretutto durante la patologia anche un aumento di alcune altre famiglie, la Neurococco, la Neisseria, quindi comunque si è visto che c'è un fattore comune per tutti i pazienti affetti da alopecia a livello di famiglie che possono crescere in alcuni casi, tipo la Neurococco e la Neisseria, o scendere per altre famiglie. Adesso, se sia la causa o l'effetto, purtroppo ancora è tutto in fase di studio. Di certo c'è questa constatazione che tutti i pazienti affetti da alopecia hanno queste modifiche, e questo però potrebbe essere per esempio un valido ausilio per quanto riguarda lo studio di biomarker, cioè vedere se il paziente è affetto da queste variazioni, da questi problemi a livello di presenze di famiglie batteriche, e vedere eventualmente se c'è una predisposizione. Qui guardate, se riesco a farvi vedere, spero di sì, quest'altra slide, si vede. qui c'è lo studio tra quello che è, come vedete in rosso e in blu, la situazione di normalità, e quello che invece è presente sul cuoio capelluto delle persone affette da alopecia. Come vedete c'è comunque una differenza, e questo è tutto ciò che si può studiare in maniera più approfondita anche con il test. Chiudiamo questa chiacchierata, che non voglio annoiare troppo, con quello che è il test diagnostico del microbiota, perché esiste un test del microbiota intestinale che si effettua su un prelievo di feci. In pratica un piccolo prelievo di feci portato in laboratorio ci dà modo di vedere quali sono le famiglie batteriche presenti a livello intestinale e in che percentuale. Questo studio però si può fare anche per il microbiota vaginale, ad esempio con un tamponcino, o sempre con un tamponcino anche per verificare quello che è la composizione del microbiota cutaneo. Questo per verificare eventualmente se ci sono anche a livello di composizione batterica delle situazioni predisponenti alla patologia. Diciamo che a grandi linee questo potrebbe essere, non voglio annoiarvi, non so, siamo anche già oltre la mezz'ora, non so se vogliamo andare avanti per esempio con le domande, oppure se volete, non so, dottore, mi dica lei. Sì. Allora, direi che è stato e interessantissima la cosa. Noi potremmo, no, difatti mi arriva che non è assolutamente annoiante, ma è molto... Grazie. Forse Grazie. possiamo, intanto complimenti da tutti, arriva. Ma Grazie. direi potremmo fare delle domande, così vedere un attimino se facendo delle domande. Intanto parto io, perché come al solito quando si fanno queste videoconferenze per scaldare il motore, come si dice. Parto da lontano per poi farti una domanda attualissima. Il nostro patrimonio microbiotico, chiamiamolo così, ce lo portiamo dalla nascita, giusto? E allora, detto questo, c'è una differenza tra chi nasce a parto naturale oppure parto cesareo, prima cosa. E poi l'altra domanda la farò dopo dal punto di vista terapeutico. Iniziamo da questo. Ok, allora vi siete mai chiesti perché un bambino nasce a testa in giù? Dottore? No, allora, il discorso della orofecale, cioè praticamente dalla... Bravissimo, perché esatto. Allora il bambino fino a pochi anni fa si pensava provenisse da un ambiente pressoché sterile, cioè il grembo materno. Si è visto che ci sono batteri anche lì, però diciamo che comunque non c'è una grande presenza batterica, ma il bambino venendo giù a testa con il viso, con la bocca, fa il primo incontro con i batteri i batteri buoni della mamma, del canale vaginale, delle feci che inevitabilmente un pochino con le spinte fuoriescono, e di conseguenza fa il primo contatto con i batteri buoni. Il bambino nato con parto cesareo, ad esempio, ha un microbiota completamente differente, con delle famiglie batteriche, ad esempio della pelle dell'ostetrica, dell'ambiente ospedaliero. Ma vi sembrerà strano, ad esempio il bambino nato con parto cesareo ha il 64% in più di probabilità di avere sovrappeso in età adolescenziale. Quindi già da come nasciamo abbiamo un destino un pochino segnato.
Poi però sarebbe anche interessante quello che si fa, vedere lo studio del microbiota in formazione, cioè in pratica al momento della nascita, ok, successivamente c'è l'allattamento e nel latte materno ci sono gli HMO, che sono degli zuccheri presenti nel latte materno che contribuiscono alla chiusura di quelle famose giunzioni serrate di cui parlavamo prima. Quindi poi via via il microbiota si va modulando fino al compimento del 36esimo mese, cioè del terzo anno. Una volta che si arriva al terzo anno, in pratica il microbiota è formato, è un po' come un'impronta digitale e ognuno di noi ha un proprio microbiota che poi può modificarsi o meno a seconda degli eventi a cui andremo incontro, di cui abbiamo parlato, che ci possono portare alla disbiosi. È pur vero che il microbiota ha una sorta di resilienza, cioè una volta formato cerca e spesso riesce di tornare allo stato primitivo dopo degli stress tipo di natura alimentare, di natura farmacologica, però se questi stress proseguono, ecco perché parlavo di terapie farmacologiche prolungate nel tempo, a quel punto il microbiota si resetta e quindi cambia composizione. Un altro argomento che sicuramente potrebbe essere interessante per quanto riguarda la modulazione del microbiota è il digiuno intermittente, che io spesso consiglio ai miei pazienti, ovviamente se non ci sono controindicazioni, perché il digiuno intermittente si è visto che modula molto il microbiota, soprattutto per esempio a livello di Akkermansia, che è quel famoso batterio di cui parlavamo. Ebbene, l'Akkermansia prolifera e cresce moltissimo, fra l'altro l'Akkermansia è uno dei 2 batteri della magrezza, durante le ore di digiuno. Quindi i modi, diciamo, per modificare e modulare il microbiota esistono, compreso l'utilizzo di probiotici. Bisogna stare un pochino attenti perché purtroppo il probiotico in quanto tale sta diventando un po' una moda, no? Anche dal punto del business commerciale. E recentissimamente, qualche mese fa, è stato fatto uno studio a campione su 10 aziende italiane, per non parlare delle straniere, ma è stato fatto sulle italiane, e si è verificato quello che poi effettivamente era presente all'interno della capsula di probiotico. Ebbene, purtroppo è brutto da dire, ma solo 2 su 10 avevano effettivamente all'interno tutto ciò che era riportato in etichetta, mentre nei restanti 8 campioni c'erano batteri morti o comunque in misura diciamo largamente inferiore. Perché mi direte è possibile questo e non è una frode in commercio? Perché c'è una così furbizia, un escamotage usato dalle aziende, che è quella di inserire un ceppo in quantità idonea e resistente, tipo la forma sporigena, che sarà sicuramente presente in quella quantità al controllo ad esempio di un organo ispettivo che potrebbe essere un naso o la ASL o chi sia, e mentre le altre famiglie purtroppo sono spesso presenti in quantità minore o addirittura morti, però sa, mettere in etichetta ceppo A più B più C diciamo colpisce l'utente finale e crea un certo interesse. Ci sono anche discorsi commerciali sui i ceppi, sui nomi, insomma, vabbè, senza che facciamo nomi commerciali, però c'è una famosa pubblicità che parla di uno yogurt, che parla del ceppo Acti Regularis, ecco, forse adesso sono andato anche un po' troppo oltre Sì. con il nome, No. però l'Acti Regularis sappiate che non esiste, cioè è un nome commerciale. Il nome vero scientifico è Animalis, però siccome Animalis forse avrebbe richiamato un po' poco l'attenzione del consumatore finale, è stato ribattezzato Acti Regularis, che fa più chic. Ma soprattutto quello che è da tenere presente è che questo ceppo batterico proviene dal microbiota, dall'intestino della scrofa, del maiale. E siccome la scrofa ha una temperatura corporea di 41 gradi, noi siamo un po' troppo freddi e quindi diciamo che ha un'azione benefica fin tanto che lo assumiamo e quindi passa all'interno del nostro tubo e tratto digerente e gastrointestinale, ma non riesce ad insediarsi, soprattutto non riesce a proliferare perché il corpo umano è troppo freddo rispetto a quello che è il suo habitat ideale. Perché vi dico questo? Perché i probiotici, per essere efficaci, per poter avere una propria azione, dovrebbero essere specie specifici, quindi il probiotico del cavallo fa bene al cavallo, il probiotico del maiale al maiale e così via. Quindi ecco, questo è un altro
capitolo da tenere a mente per quanto riguarda poi l'aspetto commerciale dei probiotici. Allora, sono arrivate le domande. Un riferimento personale, quando tu parlavi dell'allattamento, devo fare ammenda Sì. con mia figlia perché lei ha sostenuto di allattare il bambino fino a 3 anni, quindi farò ammenda con lei. Ecco, poi dovrei farti un'altra domanda, ma preferisco dare già spazio a quelli che hanno già fatto delle domande. Sì. In quale struttura è possibile fare l'analisi per verificare se si soffre di disbiosi intestinale? Allora, bisogna fare chiarezza. Dunque, la disbiosi intestinale è una condizione, quindi per vedere se si soffre o meno di disbiosi basta un piccolo prelievo di urine in qualsiasi laboratorio. Il disbiosi test, che va a controllare lo scatolo indicano, si riesce a fare in qualsiasi laboratorio senza neppure costi esagerati, siamo sull'ordine di qualche decino di euro. Sì. Mentre il test del microbiota è differente, cioè il test del microbiota serve per vedere quali famiglie, ecco tipo questo istogramma che abbiamo mandato, per vedere quali sono le famiglie presenti e in che quantità. Allora lì il discorso cambia perché si fa su un prelievo di feci. Ci sono laboratori privati oramai un po' in tutta Italia che si avvalgono però di quell'apparecchio di cui vi ho parlato prima, il sequenziatore del DNA batterico. Siccome è un apparecchio molto costoso, questi apparecchi sono presenti in genere in centri universitari o poli ospedalieri, ad esempio qui a Roma ce n'è uno molto valido al Bambin Gesù, all'ospedale Bambin Gesù. Poi però ci sono molti laboratori sparsi un po' in tutta Italia che si avvalgono di questi apparecchi ospedalieri o universitari per il referto di questo campione. Quindi come funziona? In pratica si contatta il laboratorio invia il corriere a casa con il kit, comodamente si effettua il prelievo di feci o, se vogliamo, intestinale di feci o diversamente il tampone vaginale in caso di vaginale o il cutaneo. Si torna a chiamare il corriere che torna a casa a prendere il kit con il campione di feci e nel giro di circa 20 giorni si ha un'email con il referto che è tipo quello che vi sto mostrando con la slide che è rimasta in video, con le famiglie presenti e le eventuali percentuali di presenza. Perfetto. Un'altra domanda. Intanto volevo dire, perché più di qualcuno ha detto, per la registrazione, tutti i webinar sono stati registrati, anche questo verrà registrato e poi sarà disponibile tramite Facebook oppure Telegram. Comunque poi chiederete, andate a vedere sul nostro sito che comunque la registrazione ci sarà. Un'altra domanda interessante. Lo studio del microbiota pare essere una nuova frontiera per affrontare malattie note ed emergenti. Molti laboratori lo propongono, ma sono effettivamente tutti in grado di effettuare una lettura del microbiota fecale in modo corretto o solo alcuni laboratori riconosciuti sono in grado di farlo? No, dunque, come dicevo prima, quello che è importante per quanto riguarda la affidabilità del test è l'apparecchio. Purtroppo il sequenziatore del DNA batterico è un apparecchio abbastanza costoso, Molto quindi in costoso. genere è di pertinenza ospedaliera o comunque universitaria, e poi i laboratori, si dice in service, in pratica utilizzano questi sequenziatori esterni per avere comunque una refertazione affidabile, sicuramente per quanto riguarda la composizione del microbiota. Ci sono alcuni poli ospedalieri, tipo il Bambin Gesù, che rilasciano un referto molto tecnico, cioè senza ulteriori commenti, solamente le famiglie presenti, in che percentuali, ma è molto molto affidabile. Ci sono quelli invece che sono referti di laboratori privati, che sono anche diciamo un pochino più colorati, tra virgolette, nel senso che danno un referto più comprensibile anche al paziente, perché la maggior parte poi dei pazienti, una volta che ricevono il referto, si affidano a un professionista per farlo interpretare o comunque anche
anche poi per avere una sorta di terapia, tra virgolette, che può aiutare a modulare il microbiota. Ecco, i laboratori privati hanno questo vantaggio, questo pregio, cioè danno un referto piuttosto interpretabile in maniera facile anche dall'utente finale. I poli ospedalieri invece rilasciano dei referti piuttosto tecnici che sono più facilmente comprensibili al personale sanitario. Benissimo Mario, una domanda che però aggiungo un'altra cosa, nel senso che un paziente con alopecia universale dovrà fare il microbiota intestinale cutaneo, tutte e due, uno dei due, e se è il cutaneo, esiste un probiotico topico vivo? Allora, partiamo da quest'ultimo tratto della domanda. Sì. Probiotici vivi in prodotti topici, quindi creme, shampoo, eccetera, è difficilissimo, cioè mantenere un batterio vivo all'interno di una crema è praticamente attualmente ad oggi impossibile. Quello che si usa però sono i lisati batterici o batteri morti, che sembrerà strano, ma spesso hanno lo stesso potere di stimolazione di quello vivo, di un batterio vivo, perché inserire il vivo nella crema è praticamente impossibile. Spesso però che succede, come abbiamo detto prima, i probiotici sono i batteri vivi, i prebiotici sono gli alimenti che nutrono i batteri. Ecco, in alcuni prodotti topici, in alcuni alimenti, in alcuni, cosmetici, si trovano i prebiotici, che sono prevalentemente fibre e quindi in pratica nutrono i batteri già presenti per cercare di farli proliferare. Bene. Per quanto riguarda invece il tipo di test più indicato, Sì. allora, tutto parte dall'intestino, quindi se volessimo andare alla fonte e vedere se c'è un problema a livello intestinale, potremmo fare il test del microbiota intestinale, dunque sulle feci. Se invece volessimo andare a vedere, a mettere a fuoco solamente la zona interessata dall'alopecia, allora potrebbe essere già sufficiente fare il test del microbiota cutaneo, che però in pochi laboratori fanno, mentre l'intestinale oramai è piuttosto diffuso, piuttosto facile, quello cutaneo lo fanno in pochi. Però il cutaneo poi ci dà modo solo di modularlo attraverso appunto prodotti topici, creme, mentre con l'intestinale è possibile agire dall'interno, quindi attraverso delle capsule di probiotici. Ecco, collegandomi sempre alla tua risposta, pensa a che punto siamo con i prodotti topici? Secondo te ci vorrà del tempo? Si potrebbe fare già una sperimentazione? Sarebbe interessante farla perché, vi dico la verità, mentre c'è molto, quotidianamente si hanno studi importanti per quanto riguarda il gastrointestinale e ultimamente anche il vaginale, sul dermobiota, che è proprio oramai stato coniato come termine della dermobiotica, cioè lo studio del microbiota cutaneo, c'è poco. C'è un'azienda italiana molto importante con un ricercatore che la dirige, che comunque sta facendo importanti studi, però sono tutti allo stadio ancora iniziale, quindi ci sarebbe da fare, sicuramente molto interessante. Un'altra domanda, io soffro di infezioni alle vie urinarie da anni e quindi è collegata alla malattia autoimmune? Certo, perché la patologia autoimmune, tutte le patologie autoimmuni, quindi lupus, artrite, tutto quello che può essere una patologia autoimmune, nasce con questo meccanismo, oltre alla predisposizione genetica, ovviamente parte con questo meccanismo di sovraeccitazione, sovrastimolazione del sistema immunitario. Quindi questo avviene, abbiamo detto, con una permeabilità intestinale, e una volta che è presente la permeabilità intestinale, abbiamo detto, con questo viaggio che impiega circa 15 giorni, un batterio intestinale riesce ad arrivare anche nel tratto genitourinario e quindi creare infezioni genitali, infezioni urinarie nell'uomo e nella donna. Benito. Altra domanda, ma non so se è uno spot pubblicitario o no. Io lavoro per un'azienda che produce probiotici sia per il microbiota intestinale, cutaneo e ambientale. Eventualmente poi ci potrebbe mandare dei prodotti. Va bene, sarebbe interessante. Io guarda, sono per le sinergie, quindi ben vengano aziende produttrici, aziende che sarebbe interessante, potrebbero, certo, magari anche creare uno studio insieme all'azienda per avere una sorta di nuovo prodotto mirato ad alcune patologie, perché no?
è quello che parlavamo ieri nella pre-riunione Sì, che abbiamo fatto ieri esatto, sera, perché tutte le esatto, riunioni che facciamo viene preceduto dalla pre-riunione per avere poi le idee più certo. chiare. Ci sono alimenti particolarmente sconsigliati, glutine, latticini? Allora, lì rientriamo nel campo delle intolleranze, purtroppo lattosio e a volte spesso perché Francesca mi chiede se posso dare la mia email, sicuramente sì, Certo, sì. il mio nome e cognome Mario Marani, @libero.it, quindi molto semplice. Poi lo metteremo No, sul nostro sito sì, comunque, perché perfetto. tutti i relatori poi diciamo, vengono messi sul Certo. nostro sito, Allora, il certamente. discorso del glutine, il lattosio ok, può essere dato da un'intolleranza, il discorso del glutine è un po' particolare, il glutine ha due problemi, il primo che contiene fruttani, che sono dei carboidrati fermentabili e quando c'è una situazione di colon irritabile questi carboidrati vengono fermentati e possono dare gonfiore addominale, diarrea o stipsi. Ma soprattutto, spesso purtroppo il glutine proviene da grano canadese e questo grano straniero, non solo canadese, che spesso è raccolto anche in condizioni perché ad esempio in Canada hanno comunque un Sì. clima più umido rispetto al nostro, si usa il glifosate, di cui purtroppo ne abbiamo sentito spesso parlare, per seccare la spiga e anticipare il raccolto. Ebbene, il glifosate è stato studiato dal professor Fasano, di cui parlavo prima, che ha una proprietà negativa di aumentare la zonulina del sangue. La zonulina è una proteina del sangue che ha, come la chiave della serratura, la proprietà di aprire le barriere intestinali, le giunzioni. Di conseguenza, più glutine di quel tipo con il glifosate consumerò, più la mia zonulina ematica aumenterà e più comunque sicuramente le barriere intestinali saranno permeabili con tutto ciò che ne consegue. Ecco, faccio un riferimento sempre alla mia professione medico, il colon irritabile è una patologia ma molto molto frequente, Mario, infatti in 20% ambulatorio degli italiani. assolutamente, e noi tante volte brancoliamo nel buio, E perché c'è un insomma non è una rapporto, cosa... aggiungo che c'è un rapporto di 4-1, donna-uomo, cioè sono 4 donne e un uomo. Ancora non è ben chiaro il perché, ma pare che sia legato ai livelli ormonali. Poi si fa sempre la solita storiella che le donne sono più stressate, roba del genere, No, però è più legato al discorso ormonale perché esatto, infatti no, ma è questi giusto sintomi sottolineare. peggiorano ad esempio durante la fase mestruale. Esatto, no, è giusto sottolineare. Allora, come possiamo modulare il microbiota con l'alimentazione? È utile farsi seguire da un nutrizionista? Beh, tirerei l'acqua al mio mulino dicendo di Ma sì no, è perché io giusto sono che, nutrizionista. esatto, ma è giusto, Vabbè, insomma, no, voglio essere obiettivo. Allora, il discorso è molto, molto serio, cioè dietro la domanda c'è un punto cruciale, nel senso noi facciamo il test del microbiota, vediamo qual è la composizione delle mie famiglie batteriche, ma poi riusciamo a modularle singolarmente, punto interrogativo, cioè nel senso è possibile attualmente modulare il microbiota nel suo complesso, cioè cercare di portarlo in una situazione di eubiosi attraverso appunto l'alimentazione, quindi una dieta, i probiotici, il digiuno, tutto quello che vogliamo, ma questa è un'operazione che si fa sul complesso, cioè sul microbiota in toto. Andare a modulare la singola famiglia, far crescere una rispetto all'altra, non è ancora proprio ben facile, quindi ben venga il test, ben venga lo studio della composizione batterica, ma ancora preferibile sarebbe quello di approfondire la modalità per modulare le singole famiglie, anziché come si fa purtroppo attualmente in base alle nostre conoscenze, modulare completamente il microbiota, cioè nell'integrità del sistema. Un'altra domanda, questa la leggo, però interessante Francesca, i vostri prodotti sono in genere affidabili rispetto ai rischi che diceva il dottore, punto interrogativo. Se volete contattarmi in privato posso spiegare, ha dato il numero, però poi magari per la privacy ne Vabbè, parleremo. comunque io sono a Certamente. disposizione e sarà un piacere contattarla per Sì, sì, avere, sì, per carità, sono sempre molto molto interessato a aziende, nuove realtà che magari, per carità, nel assolutamente. panorama dell'industria farmaceutica magari uno non in buona fede non conosce, invece potrebbe essere sicuramente una buona azienda da poter Assolutamente. così studiare Ne insieme. parleremo, contatterò Bene. questo numero poi. Allora, ci sono casi di guarigione con assunzione di probiotici?
Allora, guarigione starei attento a questo termine in Eh, quanto non essendo farmaci non possiamo parlare di cura. Sicuramente aiutano molto, c'è una remissione parziale o a volte totale della sintomatologia, questo sì, però ecco non parlerei di cura in quanto non essendo farmaci questo presuppone anche una certa pazienza nell'avere risultato, perché se io prendo un farmaco nel giro di qualche giorno ho il miglioramento. Con i probiotici, perché vi parlavo di un 15 giorni di viaggio per esempio dall'intestino alla vagina, quindi prendere un probiotico per via orale, non so, in bustine, di un crispatus o lattobacillo, per avere poi un'azione a livello vaginale impiega già 15 giorni di viaggio, quindi prenderlo per 6-7 giorni non ha nessun significato, ma ci certo. vogliono almeno 2-3 mesi, quindi comunque bisogna con i probiotici avere una certa dose di pazienza. Una domanda che in parte la risposta è già stata. Quindi, una volta una volta che è arrivato il referto per il microbioma cutaneo, come possiamo intervenire? Dicevi. Non ho capito. Allora, quindi, una volta che è arrivato il referto per il microbioma cutaneo, come possiamo intervenire? Ecco, a quel punto bisogna innanzitutto verificare se si è creato quello di cui abbiamo parlato, no? Cioè in pratica questa situazione di disbiosi, ma sicuramente oltretutto se è presente la patologia al 99% c'è la disbiosi. A quel punto a livello topico si può fare attraverso dei prodotti che abbiano dei lisati batterici e dei prebiotici, ci sono alcune aziende italiane che fanno questo, ma si sta cominciando a muovere in questo senso anche l'industria dei cosmetici, perché grandi aziende cominciano a produrre dei cosmetici per il benessere del microbiota cutaneo, la bellezza attraverso l'equilibrio del microbiota, e ci sono, senza che facciamo nomi, ma anche aziende internazionali di cosmetici che stanno muovendosi in questa direzione. Se no, diversamente io consiglio sempre l'azione su due fronti, cioè sia attraverso il prodotto topico e sia attraverso il probiotico assunto per via orale, che sia in capsule o bustine, come vogliamo. Benissimo. Noi abbiamo, un'altra domanda. Noi abbiamo un probiotico cutaneo, siamo assistiti dall'Università di Ferrara. Quindi, Bene, bene. sarà interessante saperne di più. Esatto, esatto. E un'altra cosa, ecco, sicuramente i contatti del dottor Mario Marani li metteremo sul nostro sito, ecco. Ben volentieri. Eh, Io tengo il telefono acceso tutti notte e giorno, rispondo sempre a messaggi sì. WhatsApp, telefonate, eccetera. L'unica Non ho cosa avuto quando... la prova quando ti ho cercato che eri Sì, no, io sottoscritto, solo se ho pazienti a studio non mi sembra bello mettermi a anche scrivere, perché, messaggiare, certo. a fare, però appena termino studio rispondo sempre a tutti, quindi Un'altra ho risposto domanda, anche la sera di Capodanno, quindi nessun quindi, problema. un'altra domanda interessante. Relazione tra celiachia con alopecia areata. Sono diventata celiaca a 40 anni, non nessun sintomo se non alopecia. Mhm. Grazie. Ci C'è potrebbe una... essere una relazione, perché per essere celiaci ci vogliono tre fattori: ci vuole la predisposizione genetica, ci vuole la possibilità di passaggio del glutine, quindi la permeabilità intestinale, e appunto il glutine. La stessa cosa è quindi lo sviluppo poi della patologia autoimmune. Questo però dà luogo, come abbiamo detto, a un sovrastress del sistema immunitario che crea infiammazione, e alla base dell'alopecia c'è comunque anche infiammazione. Quindi le due cose potrebbero essere correlate. Oltretutto, passando al discorso invece dello stress, l'alopecia può essere anche perché lo stress crea disbiosi, la disbiosi crea permeabilità intestinale e quindi celiachia in chi è predisposto, perché tenete presente che in Italia fino a qualche anno fa c'erano 193.752 celiaci dichiarati e acclarati, a fronte circa dell'1% della popolazione che ne soffre, quindi di 600.000. Questo vuol dire purtroppo che 1 su 3 l'ha scoperto, ma altri 2 sono celiaci e ancora non lo sanno. Ma oltretutto quello che è purtroppo presente è la NCGS, non celiac gluten sensitivity, cioè si è sensibili al glutine e quindi si ha quasi gli stessi sintomi, pur non essendo celiaci, cioè non avendo la predisposizione genetica. Di fatto poi non cambia molto, perché quello che si deve fare è una dieta gluten free. E altra domanda che risponderei sicuramente. Seguo da qualche giorno il digiuno intermittente.
Io ho escluso dalla dieta tutti gli zuccheri, carboidrati complessi. Sulla scorta dell'indicazione della dieta GAPS, conferma sua utilità? Io questa Allora, la dieta... dieta GAPS è una dieta particolare, dieta in italiano viene chiamata dieta dei carboidrati specifici. Sì. È una dieta che si è messa a punto per pazienti che hanno problemi neurologici, problemi di epilessia, problemi di disturbi del sistema nervoso, diciamo via. Ci sono alcune patologie particolari, tipo le PANDAS, che sono delle patologie che colpiscono bambini prevalentemente fino all'età adolescenziale e che hanno una remissione parziale dei sintomi, a volte anche totale, con questo tipo di dieta che è dei carboidrati specifici, cioè in pratica si vanno a eliminare tutti i carboidrati complessi che possono creare problemi in quanto con una parete intestinale non ottimale riescono poi a essere fermentati e creare infiammazione e ci si nutre solo con carboidrati specifici, quindi monosaccaridi che passano indisturbati la barriera senza creare questo problema di infiammazione. Ovviamente il digiuno è anche un valido aiuto se non controindicato, e attenzione perché il digiuno per esempio per chi ha problemi legati alla tiroide o comunque in gravidanza, allattamento non è indicato, però il digiuno aiuta per esempio a entrare in chetosi, quindi associato come faccio spesso con diete ketogeniche mi dà valido aiuto per quanto riguarda la riduzione di questa infiammazione e la perdita di peso. Con la chetogenica si perde peso, è inutile negarlo. Abbiamo sforato il tempo, ma credo che sia una cosa interessantissima. Ci sono ancora 2 domande, quindi Mario, se hai la cortesia di... l'esame è il cosiddetto gut screening, non so cosa... gut screening, sì. Benissimo. Poi altre 2 domande, che dice, ci può suggerire dei buoni probiotici e può dare dettagli sul test cutanei per indicare la predisposizione della malattia? Allora, diciamo che sarebbe il caso di conoscere il caso singolarmente, però Esatto, quello che io consiglio in generale, un consiglio generale possiamo darlo, e ne parlavo prima, no? È come se noi dovessimo piantare dei nuovi fiori in un giardino. Allora, la prima cosa che si fa, si tagliano le erbacce. Ebbene, c'è un lievito che si chiama Saccharomyces boulardii, così non faccio pubblicità commerciali, che ha questa proprietà, cioè è un tagliaerba batterico, carica su di sé eventuali batteri patogeni e li porta via con le feci, quindi diciamo che spesso può dare anche una diarrea, ma non è una diarrea dolorosa, è una diarrea liberatoria, proprio di pulizia, e in genere si prende per i primi 5-6 giorni e successivamente poi si vanno a impiantare dei bifidobatteri, lattobacilli, batteri buoni. Ovviamente ogni azienda produce i propri con il nome commerciale, ecco. Certo. Dunque, io ci segue, come detto all'inizio, il dottor Dovidio, che lui è un grande esperto, un dermatologo, che stamattina mandando un'email per vedere se partecipava, lui sicuramente sta seguendo. Lui aveva qualche anno fa, aveva fatto dei lavori e si era interessato al microbiota proprio a riguardo in connessione con l'alopecia, quindi insomma è una cosa importantissima, ecco. Io credo molto nelle sinergie, quindi ben venga la collaborazione, poi specialmente con professionisti del suo calibro, specialisti di dermatologia. Ben venga. Nella sua esperienza, quante sono le probabilità di remissione completa da alopecia universale? Allora, una statistica ancora non è stata fatta, almeno che io sappia. A me è capitato qualche caso, però so che comunque se non totale una remissione parziale almeno del fenomeno c'è, applicando però, lavorando su 2 fronti, sia quello interno, quindi attraverso probiotici in capsule o in bustine, e sia con prodotti topici. L'ultima domanda, c'è la possibilità di avere nominativi di nutrizionisti specializzati che possono darci un aiuto in caso di alopecia areata universale? Ma questo è risposto praticamente nutrizionisti e poi sicuramente insomma
non possiamo fare domani così pubblicità, però Beh, diciamo che allora, no, in maniera molto onesta. onesta, certo. Ovviamente io me ne occupo, però oltre a Certo. me ci sono altri colleghi nutrizionisti che si affiancano prevalentemente a gastroenterologi che lavorano sulla nutrizione mirata all'equilibrio del microbiota intestinale, e questo è già un buon punto, perché tutto, abbiamo visto, parte dall'intestino. Però poi c'è poco tra i colleghi che si occupano di nutrizione, ad esempio, per carità qualcuno c'è, che si occupano di nutrizione mirata al microbiota, ad esempio vaginale o endometriale, con tutto ciò che ne consegue, e ancor meno forse di nutrizionisti che si occupano di microbiota cutaneo. C'è un dermatologo, che non ho problemi a citare, Marco Pignatti, di Modena, il quale si è affiancato con una collega, credo che sia dietista o nutrizionista, e loro si occupano di diete eubiotiche per problemi legati alla pelle, quindi acne, rosacea e compresa l'alopecia. Sì, perché no? Sì, possiamo. Allora, Mario, io direi che è stata veramente una relazione interessante e siamo contenti Grazie. dell'associazione di aver, prima noi siamo un'associazione che vogliamo esplorare a 360 gradi, quindi la cosa che stasera tu sei qui con noi ci dà forza intanto È un piacere, sempre per un piacere. avere una varietà di pareri ampia, la più ampia possibile. Certo, ci saranno il discorso della terapia, i biologi e tutto quello che ne verrà, però noi dobbiamo guardare all'orizzonte tutto ciò che può essere d'aiuto. Sicuramente non finirà così, nel senso che tu sarai reclutato quanto prima di nuovo quando faremo delle altre conferenze, sarai un nostro punto di riferimento. Bene, perfetto. Certamente. Prima di dare la parola al nostro Presidente, un'informazione. Certo, seguiremo sempre sotto l'aspetto scientifico di fare delle altre videoconferenze. Adesso siamo in studio, ci sono in studio delle altre iniziative. Naturalmente noi avviseremo tutti tramite il nostro sito, ma come sottolineava il nostro Presidente, i prossimi appuntamenti saranno accessibili solo agli associati. Ricordiamoci che l'associazione di iscrizione è gratuita, quindi è un piccolo, diciamo, sforzo da fare per dare alla nostra associazione forza di contrattazione, tra virgolette, verso i politici, ecco. Gian, a te la parola di ringraziamento e ringrazio di nuovo il dottor Marani. Grazie a voi. Gian forse è un momento scollegato, non so. Se non rientra in collegamento, ringrazio io, ecco, ringrazio tutti i partecipanti. Sì, grazie a voi. E anche questo, l'ultimo appunto, è che praticamente man mano che andava avanti la videoconferenza si sono sempre più collegate più persone e non si è scollegato nessuno. Questo è un indice dell'interesse. Bene. Grazie a tutti e buona serata a tutti. Ecco, grazie. Buona serata, buona serata, grazie. Arrivederci.